Ti è mai capitato di trovarti in una discussione e pensare: ma è impossibile, sembra che stiamo parlando due lingue diverse? A volte il problema non sono le opinioni divergenti, a volte è qualcosa di molto più subdolo, la disonestà intellettuale. Attenzione! Non sto parlando di semplice ignoranza o di quella testardaggine che ci porta a non voler cambiare idea. Parlo di chi consapevolmente sceglie di distorcere i fatti, di chi manipola la verità per un tornaconto personale, mantenere il potere, ottenere consenso o semplicemente vincere una discussione a tutti i costi. La disonestà intellettuale è un veleno per il dialogo. Si manifesta in tanti modi. C'è chi ignora studi scientifici consolidati perché non si allineano alla sua narrazione. C'è chi pratica il cherry picking, ovvero seleziona solo i dati che confermano la sua tesi, scartando tutto il resto. E poi c'è chi crea una versione caricaturale, distorta e semplificata delle tue argomentazioni, il cosiddetto argomento fantoccio, per poi demolirla facilmente. Questa non è resistenza cognitiva, è una scelta deliberata. L'obiettivo è confondere, depistare, manipolare. E il risultato è sempre lo stesso. La conversazione muore sul nascere, uccisa dalla malafede. Ma come facciamo a riconoscere chi agisce in questo modo? Ci sono dei segnali molto chiari, delle vere e proprie spie rosse. Primo, ignorano le prove concrete o si rifiutano categoricamente di discuterle. Tu porti un fatto, un documento, un dato, e loro cambiano discorso o lo liquidano senza neanche prenderlo in considerazione. Secondo, attaccano la persona, non l'argomento. Invece di contestare i fatti che esponi, attaccano te, la tua credibilità, le tue intenzioni. È una tattica diversiva classica per spostare l'attenzione dal merito della questione. Terzo, presentano le loro opinioni personali come se fossero verità assolute, incrollabili. Anche di fronte a evidenze, sentenze giudiziarie o documenti ufficiali che le smentiscono, continuano a ripeterle come un mantra. Un esempio perfetto lo vediamo spesso nei talk show televisivi. Opinionisti che, pur di non scontentare il proprio pubblico, ignorano decenni di ricerca scientifica, sentenze passate in giudicato o intercettazioni chiarissime. Continuano a sostenere tesi smentite, non perché non sappiano la verità, ma perché hanno scelto consapevolmente di distorcerla. È una recita in malafede. Di fronte a questo, la reazione più comune è pensare: vabbè, lasciamo perdere. Ignoriamoli. Ma il silenzio, purtroppo, è un'arma a doppio taglio. Spesso stare zitti significa concedere loro il palco, lasciarli liberi di diffondere falsità senza contraddittorio. Quindi, qual è la strategia più efficace? Smascherare la loro disonestà. Non devi urlare più forte, devi essere più lucido. Presenta le evidenze in modo chiaro e pubblico. Mostra a tutti come stanno selezionando i dati a loro piacimento. Esponi il loro ragionamento scorretto passo dopo passo. In questo modo li costringi a uscire dal loro campo di gioco, quello delle bugie, per entrare nel tuo, quello della verità e dei fatti. E se c'è un campo dove la disonestà intellettuale prospera, quello è senza dubbio la politica. La politica moderna, purtroppo, sembra basarsi sempre meno sulla verità e sempre più sulla capacità di piegarla alla narrazione più conveniente. Ogni governo, ogni partito, ogni leader sa che il consenso si costruisce spesso sulle emozioni, non sui fatti. E come si generano emozioni forti e immediate? Creando un senso di perenne emergenza. Pensaci. Ogni giorno c'è un nuovo pericolo, un nuovo allarme che diventa la priorità assoluta, una minaccia incombente che richiede misure drastiche. Un virus, una pandemia, una guerra, una crisi economica. Si salta da un'emergenza all'altra, in un ciclo continuo. E quasi sempre, insieme all'emergenza, arriva anche il nemico, un capro espiatorio perfetto. Un volto, un popolo, un'ideologia. Un colpevole qualsiasi su cui concentrare la rabbia e la paura collettiva. È una tecnica vecchia come il mondo. Crea un nemico esterno per compattare il fronte interno. Ma perché funziona così bene? Perché mentre tutta la nostra attenzione è focalizzata sull'urgenza costruita a tavolino e sul nemico di turno, il vero potere, quello sistemico, si muove nell'ombra. Porta avanti politiche invisibili, cambiamenti strutturali che non richiedono il nostro consenso, ma solo la nostra obbedienza, ottenuta grazie alla distrazione. Perciò, la prossima volta che un leader politico parla ossessivamente di nemici, di emergenze continue, di paure da cui deve proteggerci, fermati un attimo e poniti una domanda fondamentale. Cosa vuole che io non guardi?
Spesso la verità non si trova nelle parole che vengono urlate dai palchi, ma nelle ombre che quelle stesse parole cercano disperatamente di nascondere. Capire e riconoscere la disonestà intellettuale non è solo un esercizio di logica, è uno strumento di sopravvivenza mentale. Ti serve per proteggere il tuo spirito critico, per difendere la possibilità di un dialogo onesto e per capire quando un dibattito è reale e quando invece sei solo il bersaglio di qualcuno che sta giocando sporco con la verità. Nel contesto politico, questa consapevolezza è ancora più cruciale. Ti permette di non cadere nelle trappole narrative, di distinguere tra un allarme reale e uno costruito ad arte, tra un problema concreto e un nemico inventato per distrarti. Alla fine, la tua arma più potente è semplice e alla portata di tutti. Osserva le azioni, non solo le parole. Verifica sempre le fonti e le evidenze. E, soprattutto, non smettere mai di porti domande e di rimanere critico.